Da questa parte abbiamo un faretto con 12 LED, 160 lumen di potenza, batteria integrata da 5000 mAh che si ricarica grazie al suo pannellino solare e abbiamo un sensore di luminosità. Da quest'altra parte invece abbiamo una telecamera di sorveglianza con sensore di movimento PIR, angolo di visione 120 gradi, zoom digitale 4x, risoluzione 2K, visione notturna a colori, audio bidirezionale, è capace di registrare su una micro SD da 128 GB o sul suo cloud, tutto impermeabile, tutto gestibile tramite applicazione perché supporta il Wi-Fi 2.4 GHz. Salve amici e bentornati al canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questo prodotto che in realtà ne racchiude due, un faretto che si ricarica grazie alla luce solare e di una telecamera di sorveglianza. Prima di fare questa recensione ho testato per qualche giorno questo dispositivo per capire se effettivamente fosse un dispositivo valido o meno e devo dire che mi ha piacevolmente stupito. Andiamo quindi a vedere cosa c'è nella scatola. Questa è la scatola, vediamo cosa contiene. Qui abbiamo il libretto delle istruzioni e c'è anche l'italiano, molto importante perché vi faccio vedere. Qui abbiamo il QR code da scansionare per andare a scaricare l'applicazione. Naturalmente applicazione compatibile sia con dispositivi iOS che con dispositivi Android. Andando avanti abbiamo il cavetto per andare a ricaricare la batteria interna. Qui abbiamo dei fisher, degli stop appunto per fissare il faretto al muro e abbiamo anche una cosa intelligente, hanno inserito, se non possiamo fissare direttamente il faretto al muro tramite queste due asole con i fisher, possiamo attaccare al muro questa basetta orientabile, guardate quanto è fatta bene, quindi fissiamo questa basetta orientabile e il dispositivo andrà avvitato a questa basetta e saremo anche in grado di orientarlo. Qui dietro che cosa abbiamo? Protetto da questa guaina, perché come ho detto è tutto impermeabile, abbiamo tasto di reset, la possibilità di collegarci il cavetto USB per andare a fare una ricarica, abbiamo lo slot per inserire una micro SD massimo 128 GB, il tasto di accensione e spegnimento e in quest'altro slot abbiamo la possibilità di collegare anche un pannello solare aggiuntivo. Dal mio punto di vista questo dispositivo funziona veramente molto bene, l'ho testato per circa una settimana, l'ho sempre tenuto in salone, quindi la batteria si è ricaricata con la poca luce che poteva entrare in casa. Notifiche sempre accese, devo dire che il sensore di movimento è veramente un cecchino, perché ogni volta che passavo, sia veloce che lento, e ho fatto tantissimi test, la notifica è sempre arrivata puntuale e nonostante siano arrivate centinaia di notifiche, la batteria non si è mai scaricata sotto il 60%. Quindi questo mi fa pensare che la batteria ha un'ottima capacità. Il passo successivo è quello di scaricare l'applicazione U-Box. Io già l'ho fatto, l'ho già configurata, configurarla è semplicissimo, basta scaricare l'applicazione, crearsi un account e seguire la procedura passo passo per associare il telefono al dispositivo. Adesso quindi andiamo in salone e andiamo a fare qualche test. Eccoci spostati in salone, la telecamera per tutta la settimana è stata sopra questa mensola e come potete ben vedere lontano dalle finestre. Allora, abbiamo aperto l'applicazione, qui possiamo subito andare a vedere le impostazioni principali, quindi possiamo andare a cambiare il nome del dispositivo, andare a gestire la memoria interna, in questo caso è una memoria micro SD da 32 GB, quella che ho messo io, possiamo andare a capovolgere l'immagine, modalità ambiente, modalità normale, quindi questo ci permetterà di accendere i faretti quando è notte, quindi vi consiglio questa modalità. Qui possiamo andare ad attivare il rilevamento del movimento, in questo caso è disattivato. Possiamo andare a scegliere per quanto tempo andare a registrare, diciamo, il video. Io ho messo 10 secondi, frequenza di alimentazione 50 Hz. Poi entriamo nel video, mettiamo tutto schermo, qui possiamo andare a scegliere la qualità, io ho messo HD, possiamo andare a scattare una foto, mi metto in posizione, ok, possiamo andare a registrare il video. Olè. Abbiamo detto che ha l'audio bidirezionale, possiamo andare a parlare. Mi allontano un pochettino. 1, 2, 3. Ciao. Naturalmente c'è un po' di ritorno perché sono vicino. Posso andare ad ascoltare quello che succede. 1, 2, 3. E sul mio telefono ascolto quello che succede. Togliamo perché naturalmente c'è l'eco. Allora, come possiamo vedere, qui abbiamo adesso un LED rosso acceso. Questo ci sta ad indicare che la telecamera è in funzione. Se a fianco a questo LED abbiamo un LED arancione, significa che la telecamera sta registrando. Quindi abbiamo attivato il rilevamento del movimento. Se il LED è di colore verde, significa che la batteria si sta ricaricando. Se il LED è di colore viola, significa che abbiamo dei problemi con la connessione Wi-Fi. Qui sopra abbiamo inoltre il livello della connessione Wi-Fi, nel mio caso è pieno, abbiamo anche il livello della batteria 74%, quindi come vi dicevo un'ottima batteria, e abbiamo la possibilità di passare da HD in SD, quindi la risoluzione. Adesso quindi ci allontaniamo e andiamo a testare il sensore di movimento, quindi dalle impostazioni,
vado sul rilevamento dell'attività, rilevamento umana PIR, alto, chiudo l'applicazione e provo a passare davanti alla telecamera. Di questi test ne ho fatti veramente tanti. Passo davanti, il LED già è diventato giallo, quindi significa che mi sta riprendendo, quindi la telecamera sta registrando. Vado avanti, cammino, quindi esco fuori dalla telecamera e come possiamo vedere già mi è arrivata la notifica. Quindi come ho detto, per quanto riguarda le notifiche sono veramente immediate. Che dire, manca solo la prova in notturna. Secondo il mio punto di vista questa telecamera può essere installata tranquillamente sopra al citofono e ci consentirà appunto di illuminare di notte la tastiera del citofono, ma anche di avvisarci con un messaggio prima che la persona si avvicina per citofonare. Questa telecamera associata al Ring Intercom di Amazon secondo me è veramente una coppiata vincente perché potremo sia andare a vedere chi c'è di fronte al nostro portone e potremo anche da remoto andare ad aprire il portone magari per far entrare il corriere Amazon che deve lasciare il pacco. Se non sapete che cos'è Ring Intercom vi lascio il video alla fine di questo, andatelo a vedere. Adesso ci spostiamo in una stanza buia, che nel mio caso è il bagno, e andiamo a vedere come si comporta di notte. Eccoci in bagno, telecamera posizionata, i faretti attualmente sono spenti perché effettivamente c'è luce. Se io vado a creare il buio, quindi spengo la luce e chiudo la porta, il sensore di luminosità capisce che è buio e quindi va ad accendere i faretti. Vediamo come si vede dalla telecamera. È completamente buio al bagno e come possiamo vedere comunque io sono ben definito. Allora, una cosa che vi voglio far vedere è che posso anche andare ad accendere gli infrarossi, quindi spegniamo i LED e la utilizziamo in modalità infrarossi. Questa è la modalità infrarossi. Sinceramente io preferisco accendere i LED perché comunque, visto che abbiamo la possibilità di utilizzarli, perché non utilizzarli? Vi voglio far vedere in questi giorni quante notifiche ho ricevuto, partendo... Guardate quante sono veramente tante, il sensore di movimento, come ho detto, è un vero cecchino, non gliene sfugge una. Allora adesso riaccendiamo la luce, quindi riaccendiamo i faretti e andiamo ad attivare il sensore di movimento. Vediamo come si comporta al buio. Quindi io esco fuori, quindi vado via, attivo il sensore di movimento, si è spenta, passo davanti alla telecamera, quindi mi avvicino al citofono per citofonare, niente, subito mi ha seccato subito e si è accesa. Bene amici, che cosa dire? Dal mio punto di vista questa telecamera funziona veramente molto bene e la consiglio perché è fatta bene, funziona bene, la sto testando, non mi ha dato nessun tipo di problema, quindi sicuramente è un acquisto che vi consiglio. Amici, il video termina qui, si è rispenta, la facciamo riaccendere, ok. Sembra un fantasma, quindi il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti, nella descrizione del video vi lascio il link per andare a vedere questa telecamera su Amazon. A presto, al prossimo video, Flavio.